Ciao e benvenuto o benvenuta in questa prima lezione di questa nuova sezione del corso di SharePoint in cui ci occuperemo di un nuovo argomento, delle pagine e delle web part. SharePoint è fatto di pagine web, qualunque oggetto andiamo a trattare vedremo che è una pagina web e quindi andremo a vedere argomento per argomento tutte le varie declinazioni delle pagine web di SharePoint, all'interno delle quali poi si potranno inserire molteplici contenuti attraverso le web part, quindi contenuti di testo, di immagine, altri oggetti del sito SharePoint come le librerie di documenti, gli elenchi. Ovviamente si potrà dare un aspetto grafico accattivante alle pagine del sito. Potrà in seguito modificare l'aspetto grafico in qualsiasi momento e poi si potrà anche configurare la navigazione delle pagine. Quindi vediamo in questa prima lezione le pagine web, quindi le pagine web che costituiscono il sito SharePoint. Quindi che cosa sono le pagine? Abbiamo detto che il sito SharePoint è fatto di pagine, quindi sono tutte pagine, su qualunque link o pulsante clicchiamo del sito SharePoint ci si apre una pagina web e all'interno, dicevamo, ci possono essere vari contenuti e sono pagine innanzitutto le liste, tutto quello che abbiamo già visto, quindi le pagine generate con la creazione di elenchi e di raccolte documenti delle librerie che abbiamo visto precedentemente sono delle pagine, cioè hanno un indirizzo internet. E poi abbiamo le pagine del sito in senso stretto che possono essere dedicate ad un argomento o a un sottoargomento del nostro sito del team. E le pagine del sito sono dei file di una particolare tipologia di libreria, cioè la raccolta delle pagine del sito. Così come abbiamo visto che esiste la raccolta di documenti, c'è anche un particolare tipo di libreria all'interno di SharePoint che è appunto la raccolta delle pagine del sito. E all'interno delle pagine del sito poi vedremo che possono essere contenuti dei post di notizie oppure degli elementi singoli che sono le web part, e vedremo che quando andremo poi sempre in questa sezione a costruire le web part potranno essere inseriti attraverso questi tre menu principali: testi, elementi multimediali, contenuti, documenti, elenchi, raccolte, notizie, contatti ed eventi, e andremo a vedere punto per punto tutti questi argomenti. Quindi torno indietro, ci potrei accedere anche da tutti questi link, quindi questi sono tutti link navigabili anche da questa prima diapositiva, però ci entro dall'indice e andiamo alle liste. Le liste le abbiamo già viste più volte, questa è la nostra libreria raccolta delle fatture dei docenti dei corsi di formazione, di qua abbiamo l'elenco degli allievi dei corsi di formazione, quindi una raccolta di documenti e un elenco. Ecco, in entrambi i casi ci troviamo di fronte, come vedi qui, a indirizzi internet, e quindi qui si tratta anche in questo caso di pagine del sito SharePoint. La libreria di documenti e l'elenco sono pagine del sito SharePoint. Qui, se vedi e se ricordi, ci sono i metadati della nostra libreria. Poi abbiamo le pagine del sito in senso stretto, quindi per esempio la pagina dedicata che avevamo già aperto insieme, è dedicata al corso di ballo latinoamericano, quella al corso di cucina, al corso di contabilità, al corso di inglese livello intermedio. Qui abbiamo le pagine del sito in senso stretto, come potremmo trovare pagine su un sito web. Qui ovviamente è il sito del team dedicato essenzialmente a essere visualizzato all'interno dell'azienda, e quindi questa è una raccolta di pagine del sito, come abbiamo detto precedentemente, una particolare tipologia di libreria che appunto raccoglie le pagine del sito. Anche in questo caso, come vedi, si tratta di una raccolta perché, come nella libreria di documenti, ci sono i metadati. Anche questo è un argomento che avevamo già toccato. E poi abbiamo i post di notizie, nel senso che all'interno del sito SharePoint, cliccando qui su nuovo, come vedremo, potremo pubblicare un nuovo post, oltre che andare a creare una nuova pagina, un nuovo elenco, una nuova raccolta di documenti. Una voce è crea un nuovo post e andiamo a creare un'informazione
temporanea o meno per coloro che consultano il sito e che verrà inserita di default nella home page del sito e poi potranno essere richiamati ed inseriti come web part anche in altre pagine del nostro sito SharePoint. Chiaramente le pagine del sito sono destinate a rappresentare un contenuto strutturale fisso che dura nel tempo, come per esempio la pagina del corso di contabilità o del corso di cucina. Questo è un post che facciamo adesso dicendo che dal 15 dicembre 2023 sono aperte le iscrizioni per il corso di cucina toscana dell'anno 2024, post che magari poi andremo a cancellare e l'anno prossimo faremo un altro post sul corso di cucina e magari terremo ferma invece la pagina del corso di cucina come parte fissa e strutturata e strutturale del nostro sito. Quindi spostiamoci come abbiamo sempre fatto su SharePoint e andiamo a vedere tutti questi argomenti. Quindi da qui possiamo inserire delle nuove pagine. Abbiamo visto che i documenti, le raccolte di documenti sono delle pagine del sito, perché se io entro nella raccolta documenti principale oppure se vado anche in quelle che abbiamo visto nelle lezioni precedenti, fatture docenti, vedo che qua su in alto c'è un indirizzo internet che finisce con .aspx, che è l'estensione di tutte le pagine del sito SharePoint, e quindi questa raccolta documenti è una pagina del nostro sito SharePoint, così come l'elenco degli allievi che abbiamo sempre visto in lezioni precedenti è anche questa una pagina del sito SharePoint. Poi abbiamo ovviamente, come detto, le pagine del sito in senso stretto, eccole, quelle che abbiamo creato relativamente ai vari corsi, e come vedi questa è una raccolta, è una particolare tipologia di libreria dove ci sono tutte le pagine del sito e anche i post di notizie. Questa apertura iscrizioni al corso di cucina è un post di notizie che si trova nella libreria delle pagine del sito. Come vedi, questa è la libreria a tutti gli effetti, perché qui ci sono i metadati che o SharePoint ha inserito di default, come per esempio modificato da, data e ora della modifica, e quelli che poi noi, come nelle librerie documenti, potremmo andare ad aggiungere cliccando qui su aggiungi colonna. Quindi abbiamo visto anche i post di notizie, abbiamo visto le pagine, abbiamo visto gli elenchi e le raccolte documenti, che sono tutte pagine web del sito SharePoint che potremo andare ad incrementare attraverso questo menu oppure dall'home page. Cliccando sul nuovo troveremo tutte le voci, quindi crea un nuovo elenco, crea una nuova raccolta, crea una nuova pagina, uno spazio, un post di notizie, e quindi da qui potremo andare a creare tutto quello che vogliamo, e poi vedremo che quando andremo a creare delle nuove pagine web in senso stretto del sito SharePoint, cioè queste pagine qui che abbiamo visto e che noi abbiamo già creato in relazione ai vari corsi di formazione, all'interno di queste pagine potremo andare ad inserire tantissimi oggetti attraverso le web part, che sarà un argomento che tratteremo nelle prossime lezioni. Ti aspetto alla prossima lezione. Ciao!